Immaginate di essere in un bosco fitto, dove i raggi solari fanno quasi fatica a trovare uno spiraglio e posarsi sul terreno. Immaginate di sentire quell'odore di umidità, quell'odore di felce, quel profumo di muschio. E all'improvviso, nascosta da tutta questa vegetazione, vi trovate davanti a un monolite alto quasi 10 metri, una piramide in Italia, nascosta per tutto questo tempo. E la cosa più inquietante è che fino a poco tempo fa nessuno sapeva della sua esistenza. E allora tenetevi pronti, perché quello che state per sentire è successo davvero. Benvenuti in Visioni. Ok, allora la sigla dovrebbe essere terminata anche questa volta, quindi benvenuti in una nuova stagione di Visioni. In un nuovo scenario, e spero che apprezziate ogni singolo dettaglio. Esatto. E niente, benvenuti a tutti quelli che ci seguono da una vita, Sì. a tutti quelli che ci hanno scoperti con Visioni e a tutti quelli che magari ci stanno guardando ora per la prima volta. Esatto. Rich, quanto ci abbiamo messo a creare tutto questo set? Tantissimo, e lo so che tanti di voi sono rimasti appesi. Dall'ultima puntata eravamo in pigiama, abbiamo fatto il pigiama party. Li abbiamo praticamente scioccati, li abbiamo lasciati così, quasi abbandonati. E in realtà avevamo anche tante altre puntatine da fare che magari potremmo riproporre, Esatto. Vedremo, ma questa volta Visioni fa un upgrade pazzesco. Sì. E parleremo di cose molto interessanti, secondo me, spazieremo parecchio. Sì, per forza. E quindi niente, questa è la prima puntata. Siamo molto agitati, non so se si percepisce dalle telecamere, mamma mia, quante ne abbiamo di telecamere oggi? Ma anche perché l'abbiamo iniziato in inverno e ora siamo in estate, si schiatta, nonostante tutto abbiamo ricreato un'atmosfera molto esatto. Un po' così calda, anche con le candele lì. Se vedete la tenda andare a fuoco, chiamate i pompieri. Non so se la vedono da lì, è un po' preoccupante, ma vabbè. Ce la faremo. Comunque, oggi, alla fine, di cosa parliamo? Beh, oggi parliamo di un luogo molto misterioso che in Italia, secondo me, non conosce nessuno. Nessuno? Nessuno. E quindi Vedremo. proprio per festeggiare questa sconosciutaggine, io farei partire... Esatto, okay. Che ci accompagna anche lui, ovviamente, anche stavolta. E sì, è un posto molto misterioso. Posso dire che mi ispira molto. Infatti, ragazzi, come potete vedere, sicuramente noi qui abbiamo tanti appunti e qui ci sarà tanto da dire in tutte queste puntate che vi accompagneranno per tutto agosto. E quando abbiamo preparato questa puntata, che abbiamo un po' studiato, non tantissimo, perché sapete che noi siamo molto... alla mano, terra. E quindi... Pane, vino al vino. Esatto, abbiamo preso... Soprattutto al vino. Abbiamo preso il vino? No. Magari. Abbiamo preso appunto le storie che più ci interessano, ci intrigano e abbiamo pensato anche magari a voi. Cioè, devono piacere a voi, no? Soprattutto a loro. E quindi niente, abbiamo visto questa storia molto interessante, l'abbiamo un po' approfondita e secondo me, tempo permettendo, disponibilità permettendo, potremmo magari andare a vedere se... Ripeto, secondo me è molto interessante, merita un approfondimento. Merita un'indagine notturna. Sì. E so che sicuramente tantissimi di voi lo scriveranno, quindi vabbè, già ci mettiamo le mani avanti. Va bene, dove ci troviamo? Allora, aspetta, oggi... prima di dire dove ci troviamo, io vorrei invitarli, ovviamente, a iscriversi al canale se ancora non l'hanno fatto, lasciare un like, lasciare un commento, perché è molto importante sapere la vostra opinione, e che dire di seguirci su tutti gli altri social. Esatto, perché facciamo tantissime cose. Troppe. Va bene, allora dicevamo, oggi
dove ci troviamo. Le coordinate del posto sono appunto i boschi della Tuscia Viterbese, esattamente nel comune di Bomarzo. Siate clementi se sbagliamo dei nomi, che non è che siamo dei professori, però insomma. Bomarzo, pensa se era, non so, Boaprile, Bomaggio. Posso lasciare questo In studio? che mese siamo? Maggio. Vabbè, tornando a noi, denominazione locale il Sasso del Predicatore, scoperta casualmente nel 1991 ed è stata poi ripulita soltanto nel 2008. Cioè, scusami, tu mi stai dicendo che un anno dopo che sono nato io hanno scoperto Hanno scoperto questa questa piramide? piramide. Mamma mia. Pensa te. E quindi l'hanno ripulita nel 2008. E questo non è solo un reperto archeologico, perché dicono che sia proprio un portale. E a noi i portali ci piacciono, vero Rich? Ci piacciono i portali e infatti perché si dice che si pensa che sia comunque una terra in grado di aprire dei portali? Perché è composta da roccia vulcanica, quindi roccia vulcanica con tufo e peperino, che sono comunque di fatto delle rocce molto spugnose e si crede, quindi l'antica tradizione, crede che possano queste pietre assorbire e trattenere le energie. Allora, dal punto di vista esoterico, io già mi devo distaccare proprio da questa credenza, no? Magari anche una credenza locale, anche perché comunque le pietre come ad esempio la pietra lavica piuttosto che comunque è una pietra, è vero, molto non spugnosa ma porosa, viene utilizzata anche per schermare da quello che sono tutte le energie, specialmente negative, ma non trattiene l'energia, anche se in piccola parte è vero che le pietre, i cristalli trattengono un po' di energia sporca e infatti è per questo che si vanno poi a scaricare e quant'altro. Magari sai, era un po' un modo sbagliato per dire che, ok, cioè questa zona è molto carica di energia perché appunto ci sono queste conformazioni, queste strutture, queste tusce. Sì, esatto, però proprio la consistenza di questo materiale attira energia, però magari al tempo non c'era ovviamente la capacità di comprendere o di sapere effettivamente poi cosa c'è davanti noi, quindi magari si dice, cioè hanno tramandato questa diceria Allora, un po' sbagliata. è già, cioè, qua comunque l'anno di costruzione, cioè, risale comunque agli Etruschi, se non erro, no? Sì. Quindi è già curioso come già in quell'epoca si aveva una credenza mistica, una credenza esoterica focalizzata sull'energia delle pietre. Ma io mi domando sempre come facevano a costruire, a scolpire delle robe del genere. Secondo me con lo stesso principio con cui sono state costruite le piramidi. Secondo me ci vorrà un video poi. Magari c'entrano anche i Maya, come i Maya. Non stavo. Prendo l'incenso di Sataya. Vabbè, ok. Ma tornando ai giorni più o meno nostri, chi poi ha scoperto effettivamente questa piramide è Nel stato 91. No, nel 2008. Ah, Nel 2008 è stato Salvatore Fosci, è un abitante locale, che ricorda questa leggenda di suo nonno, quindi credo che nel 91 fosse il nonno che magari ha scoperto o qualcuno del posto sapeva di questa appunto struttura e lui nel 2008 si ricorda di questa leggenda e dice boh, vado a prendere uno strumento e per tagliare l'erba vado lì e la vado a cercare. E lui è andato, l'ha trovata e ha fatto poi una pulizia incredibile. Quindi è come se avesse poi ridato luce, ridato vita a questa struttura che nessuno conosceva. Cioè, più che conosceva, magari
la immaginavano come una leggenda, perché era davvero ricoperta dalla vita. Cioè, la cosa buffa è che, cioè, se tu ci pensi, no? Cioè, nel 2008 già andavamo in giro con telefonini, con iPhone, tecnologia super all'avanguardia, ed eravamo praticamente ignari che in una parte del nostro paese c'era comunque un tesoro, lo possiamo chiamare così, nascosto, che nessuno sapeva della sua esistenza. E io sinceramente non riesco neanche a capire. Guarda, a dire questa cosa mi stanno venendo i È brividissimi. vero, si vede. Guarda, vero? Si vedono. Perché com'è possibile che nessuno abbia magari tramandato, no? Neanche questa scoperta, ma la parola dell'esistenza di questo posto. Cioè, se è stato costruito ancora dagli antichi, la parola sarà stata tramandata negli anni, no? Quindi sarebbe anche curioso capire fino a dove il gioco del telefono senza fili si è interrotto. Infatti, non so sincera cosa pensare, però boh, io penso che delle volte magari è un po', chiamiamolo tra virgolette, destino. Cioè, è come se l'uomo avesse avuto la volontà Eh sì, di farla nascondere rimanere. tutto, no? Come una vecchia Esatto, macchina sì. che gli metti sopra il telo bianco, anzi una ghillie per mimetizzarsi nel bosco, così che non la vede nessuno, e far finta di nulla e sperare che nessuno magari la vada a riscoprire. Appunto, ti faccio questa domanda molto scomoda, però potrebbe essere interessante. Allora mi accomodo. Accomodati, ma secondo te potrebbe essere, visto che ora ancora non sanno i dettagli, ma li spiegheremo dopo, ma secondo te potrebbe essere che magari chi ha costruito questa struttura ha ben pensato di lasciarla, quando lasciarla, di fare un bel rituale per nascondere, per proteggere, un po' Allora, come per ridarla alla terra. ti dico, secondo me, visto l'utilizzo che ne facevano di questo luogo, è molto 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 probabile che sia stato fatta non soltanto quella che potrebbe essere una purificazione del luogo, no? Uno dice io abbandono questo luogo, faccio una bella purificazione per pulirlo da tutte le energie, ma secondo me è stato proprio fatto un vero e proprio sigillo, una vera e propria schermatura energetica su questo luogo. Me li Quindi immagino lì che fanno: ti restituisco alla terra, io vado, ciao, è la mia ora, devo andare, ti esatto, restituisco alla terra. cioè capisci? Brividissimi. Secondo me potrebbe starci, ma torniamo indietro. Allora, voi ora sicuramente state cercando di immaginare come è composta, come è fatta questa struttura, ed è una sorta davvero di piramide con non ha una punta, ha una base alla cima di questa piramide, dove appunto lì svolgevano delle cose che dopo ne parliamo. E questa piramide è composta da 28 scalini, gradini, Le pedalore. le pedalore, che ormai sono ovviamente usurati e consumati, che portano appunto verso questa cima. Comunque è vero, un po' mi ricorda l'interno del Museo Faggiano, Sì, vero? sì. Comunque, cioè, Più o meno. quindi questa parte superiore, che chiamano parte superiore, la definiscono poi l'altare. Viene definito l'altare della piramide, dove facevano, appunto come dicevo prima, questi rituali, queste benedizioni, chiamiamole così. Beh, ci sta il punto più alto, quindi Certo, ci sono poi alla base di questo altare delle incisioni, le chiamano canaline scavate nella pietra, perché poi hanno proprio la forma di canaline che dall'alto partono e vanno verso il basso fino a finire nella terra. esatto. E io immagino che quelle canaline servissero per uno scopo ben preciso, no Rich? Esatto, da quelle canaline doveva scendere insomma del liquido che veniva poi dato diciamo in dono alla terra. Non è del liquido, è quel Quel liquido. liquido. Quel liquido. Parliamo comunque di rituali dove comunque c'è un prezzo da pagare, no? Che sia un animale, che sia
io sinceramente il beneficio del dubbio a quell'epoca ce lo metto, che magari possa esserci anche andato di mezzo qualche umano, qualche persona. E appunto facevano questi rituali per cercare di sconfiggere i demoni. Un po' come se facessero degli esorcismi. Tu dici? Ma io guardando, perché dovete sapere che noi abbiamo Abbiamo qui la l'immagine foto, in questo abbiamo momento, esattamente qui la foto, cioè è qui perché e sembra proprio come se fosse un tempio all'aperto. Mm, Cioè anche la parte sacrificale è sull'apice di questo posto, di questo monumento. Cioè sta proprio a simboleggiare il fatto della vicinanza con la divinità, sì. perché il punto più alto è proprio il punto più di elevazione massima, no? Quindi secondo me può essere. Cioè può essere. Pensa che in quella zona c'è anche Un'altra storia particolare, eh? non tanto un'altra storia, ma un altro posto molto particolare. Esatto. Eh sì. A posto così, se uno non lo troviamo andiamo nell'altro. No, il fatto è che cioè, è proprio come dire interessante, no? Questo fatto. Perché io non lo so se tu lo sai, No? Dragon Ball. Nei dintorni Sì? praticamente è stato costruito un giardino, no? Sì? Con tutte mi viene a dire delle figure mitologiche, dei mostri, Dei mostri, esatto. ok. Quelli che andiamo a cercare noi. Tipo, Ok, esatto, ma ok. secondo me è Peggio? una raffigurazione molto più spaventosa. Mm. Il problema è che, ripeto, se tu vai a fare una roba del genere nello stesso identico territorio, dove già sono stati fatti dei rituali, sono stati fatti determinate pratiche, c'è una roccia molto particolare, quindi impregnata, carica di energia, uno mi va a scegliere un posto analogo Mm-mm. con la stessa conformazione del territorio, quindi Sì. la stessa tipologia di pietra, mi vai a fare una roba del genere dove mi vai ad attirare altra energia, allora tu mi fai capire, io, Fabio Travaglione, che in questo momento analizza quello che è stata tutta la vicenda, dico, allora te lo sei andato a cercare quel posto. Secondo te è possibile che magari quel posto, essendo che hanno fatto lo usavano proprio come ehm, luogo di culto, no? Veneravano questi dei, facevano questi regali, ok? I Per, regalini, sì, non soltanto rumorini. veneravano gli dei di sopra, dell'alto, Esatto. e davano questi regali, questi doni agli dei di sotto. Quindi, cioè, era proprio un culto bello particolare. E non è che magari la terra del luogo è così impregnata magari di questa energia, anche se sono passati secoli, e magari lui è stato spinto da queste energie particolari a fare appunto queste sculture, perché poi deve esserci, Quindi tu non lo so. dici, tu la vedi in negativo. No, no, non la vedo in negativo, perché non lo vedo un culto brutto. Cioè, Brutto. no, però vabbè, è particolare, ovviamente facevano questi, diciamo, doni, Sì, per non usare terminologie brutte. ok. Però, cioè, non so se Dici. non so se mi sono spiegata, no? Però Sì. comunque veneravano gli dei, no? Chiamiamo le cose con il suo nome. Ok, va bene, facevano questi sacrifici. Cioè, alla fine anche, scusa se lo dico, ma anche la Chiesa comunque ancora oggi fa i Certo. sacrifici. Non, Sì, diciamo che è più un sacrificio simbolico. vabbè, ok, però a Pasqua tutti fanno il sacrificio, scusami, Vabbè, Continuano però, ancora oggi a fare il sacrificio a Pasqua. Che ma vuol lì è una dire? situazione un po' diversa. Secondo me è un po' una situazione dove la Chiesa ha istruito e
e le persone poi fanno, perché non è che la chiesa Però questo mi conferma che durante la la gente messa... comunque è ignorante, capisci? Ma su Che quello... già magari non ha davvero studiato da come parte tutto. Quindi, cioè, solo perché la Chiesa ti dice a Pasqua mangia l'agnello che è stato sacrificato per... Cioè, capisci? È un sacrificio uguale. Sì, sono Uguale. d'accordo, sono d'accordo. Quindi non posso io dire, ok, quel culto è satanico, quel culto è sbagliato perché facevano dei sacrifici, no? Perché a questo punto io lo devo mettere sullo stesso piano. Esatto. E appunto perché lo metto sullo stesso piano e si parla di energie e quindi veneravano gli dei, e non quelli di sopra, solo quelli di sopra, ma anche quelli di sotto, immagina che cosa si scatenava lì. Comunque sarebbe da andare a localizzare questi due posti, Sì, poi andare a fare una ricerca per cercare di capire se ce n'è un terzo, magari un terzo posto lo secondo me troviamo noi, c'è un terzo. e poi sarebbe da triangolare. Per forza che c'è un terzo, secondo me. Perché se dovesse venire fuori che c'è un triangolo delle Bermuda, come si suol dire, no? Un po' come l'Erika Cavour. Si spiega un po' tutto, no? Si spiega, anzi si spiega, potrebbe spiegarsi perché c'è un flusso energetico così importante. Prima di E tutto sarebbe da tutti... andare. Sarebbe da andare sì, ma chi ci sta ascoltando, se conosce questo terzo posto, scrivetecelo. Esatto. Magari c'è e noi non l'abbiamo scoperto, non lo conosciamo. Comunque zona Viterbo, Ok, abbiamo detto. va bene. Chiunque è di Viterbo ci Tu faccia che sei di sapere Viterbo, che ci stai ascoltando e ci stai guardando in questo momento, dacci... delle info. Esatto. Adesso io vorrei leggere alcune cose che sono state repertate, ok? Cioè sono appunto Refertate? repertate. Repertate. Repertate mi sembra un po' da ospedale. Esatto. Repertate, un po' da Repertate. archeologi, un po' da... mi viene ingegneri, ma non ingegneri, ma... oddio, come investigatori come noi, ecco. Allora, siamo ad agosto del 2019, quindi, cioè, moltissimo, moltissimo recente. Un gruppo di escursionisti, no, non so dove vedere dal microfono, se vedere di qui e fare così o se vedere di qua e fare colà, vabbè, forse qui è molto meglio. Siamo ad agosto del 2019 e un gruppo di escursionisti segnala un blackout totale delle strumentazioni nei pressi del monolito. Bussole impazzite, smartphone spenti con l'80% di batteria, e non sono gli unici, ce ne sono tante altre così. Mm-hmm. E questa cosa mi ricorda molto le nostre esperienze, le nostre indagini, che delle volte arriviamo con le batterie cariche accese da 10 minuti, Sì. boom, seccate, A terra. le torce, i faretti. Comunque è vero, per quanto riguarda le bussole, ci sono comunque dei campi magnetici che te la mandano completamente in tilt. Cioè inizia a segnare, inizia a impazzire, cioè non ti segna più... Ma questo è spiegabile, cioè è una Certo, cosa assolutamente spiegabile, non sì. è paranormale, ok? Quindi lì secondo te è una questione spiegabile o magari effettivamente fino in fondo c'è qualcosa? Ma allora, se io ho capito un qualcosa, no? Dopo ormai più di 10 anni di attività come Ghost Hunter, è che sicuramente scientificamente ci sono tante cose che la scienza su cui la scienza può far luce, no? Può spiegare. Però ce ne sono altrettante che non sono spiegabili e sicuramente la scienza non si prende la responsabilità né di indagare, né di approfondire e né di poter affermare che possa esistere un fenomeno che non è ancora stato, diciamo, scoperto, no? Non è ancora stato dichiarato all'umanità intera. E poi ci sono altre testimonianze di turisti, persone Sì. che vanno a visitare comunque il posto, perché alla fine non lo sapevo, ma è molto conosciuto. Che sono le testimonianze più attendibili, Certo. perché i turisti sono sempre quelli che hanno strizza. E raccontano appunto di questo disorientamento spaziale, lo chiamano. E la gente scende dalla piramide e perde totalmente la cognizione dello spazio. Cioè va praticamente in panico, inizia a girare in tondo alla struttura, eppure il sentiero, cioè è a 10 metri l'uscita, cioè capito, non è un lontanissimo, disperso. Ma ha glitchato qualcosa? No. No? Bisogna capire innanzitutto
il loro tasso alcolemico È calato. o tossicologico in quel momento. Non lo so, magari il caldo, dipende. O il caldo, sì, Non dai, lo diamo so. il beneficio del dubbio e Dovremmo accomuniamo andare. tutti questi malesseri a fattori Dovremmo andare. climatici. Dovremmo andare. Dovremmo Dovremmo andare andare. per capire se effettivamente Sì. anche noi abbiamo queste Esatto. sensazioni. Oh, scusa, cioè, è una testimonianza incredibile se appunto andiamo e con le nostre strumentazioni riusciamo a riprendere. Una volta ho avuto testimonianze del genere. Mi hanno detto: Fabio, ad Amsterdam ho visto i draghi. E allora ho detto: cioè, andiamo subito a vedere questi Sei draghi. andato a vedere? C'erano? No, non li ho mai No, visti. non c'erano. No, Vabbè. era un falso mito. Intanto in sottofondo, non so se i microfoni sicuramente non lo prenderanno, abbiamo un po' di distrazioni, vorrei dire, una Sì. piccola parentesi. Qui davanti abbiamo l'amicia che sta dormendo in una posizione veramente poco discutibile Beata e c'è lei. Diesel che russa. Ma vogliamo dire che ore sono? Diciamolo che ore sono, diciamolo. Guarda un po', diciamolo che ore sono. Non ho neanche il telefono qua. A che ora stiamo lavorando noi? Sarà L'1 ormai. Sì, ormai penso di Ma sì. dove ce l'hai il telefono? È sparito il telefono. L'hanno rapito Gli alieni? Sì, gli alieni. Vabbè. O gli etruschi. Probabilmente gli etruschi, visto che stiamo parlando. Perché io prima ho visto glitchare un po' Hai visto la glitchare? roba. Sì, glitchare un po' la roba e... Andiamo avanti che è meglio perché sennò qua ci disorientiamo. Vedi, abbiamo parlato di disorientamento e ci stiamo disorientando. Disorientamento etrusco lo chiamerò. Comunque, torniamo un attimo al punto di vista scientifico, no? Io prima ti dicevo che Facciamo la i scienza... seri. Facciamo i seri, certo, appunto. sempre seri. Dicevo che la scienza ormai oggi può spiegare qualsiasi cosa, no? A parte i draghi, a parte le sostanze, a parte tutto quello che vogliamo, effettivamente, questa è una cosa più che scientifica, geologica, possiamo chiamarla così, con il movimento della Terra, la roccia vulcanica potrebbe emettere dei... come posso spiegarti? Degli infrasuoni? Sì, degli infrasuoni, quindi dei rumori. Dei rumorini. Dei rumorini. Che il nostro orecchio non è in grado di percepire. Possiamo però captarli come? Con delle strumentazioni. Le strumentazioni sono in grado di rilevarle, di darci una lunghezza d'onda, Sì. no? Una certa frequenza. Invece, non potendole percepire con l'orecchio, ma il nostro cervello magari le può percepire. Certo, il corpo, il sistema nervoso, il cervello potrebbe, certo. Perché comunque il nostro corpo è molto sensibile alle vibrazioni. Sì. Magari dici può essere spiegabile come assolutamente cosa. Sì, assolutamente sì. Magari possiamo avvertire questo senso di spossatezza, di nausea, di perdita dell'equilibrio. Disorientamento, panico, ci sta. Beh, interessante però come cosa. Beh, comunque conta che è una risonanza. È una risonanza che comunque troviamo anche nelle nostre pietre, nei nostri bracciali. Tra l'altro mi viene quasi da ridere perché io in questo momento ho un bracciale proprio di pietra lavica. Quindi, cioè, proprio... non è un caso forse, anche perché non è che lo indossi sempre quello di pietra lavica. È vero, sono in determinati momenti. La risonanza, vedi? Questo è... La legge dell'attrazione, l'intuizione, cioè fa tantissimo. Sì. Io non lo so, comunque, cioè, ora sono passati un po' di mesi dall'ultimo podcast e non so effettivamente se siamo cambiati. Secondo me sì. Secondo me sì, perché sono successe veramente tantissime cose. Sono successe tantissime cose. È successo che abbiamo stravolto completamente il set, perché uno dice, scusate raga, ma il soggiorno di casa non è fatto per fare un podcast, no? E poi abbiamo tutto un sistema di luci qua davanti. Io se ve lo potessi far vedere, anzi Rich, sai cosa facciamo? Io penso che farò una foto e la metterò sul nostro profilo di Instagram. Quindi faremo proprio un tour, faremo dei video per far vedere alla fine anche i dettagli del... Credo di aver capito che cos'era quella cosa che ha glitchato. Cosa? Il faretto qua dietro che si è spento. Ah, no, però potrebbe essere stato quello. Non lo so, io ho visto qualcosa che glitchava, vabbè. Comunque noi qua davanti abbiamo veramente un sistema
che se probabilmente dovesse vederlo l'elettricista o dovessero vederlo i vigili del fuoco, Ci arrestano. ci arrestano, Altro che esatto. Anche carabinieri. l'elettricista ci arresta. Va bene, ok. Quindi è così. E vi E faremo quindi vedere. supportate ovviamente il canale e il podcast, perché abbiamo bisogno di mettere in regola, in sicurezza tutto questo ambaradam, perché sennò... Mettere in regola sembra qualcosa di molto fraudolento. No, vabbè, nel senso i fili, i cavi, un po' Certo. così, le luci, dei faretti, perché poi vedrete. Comunque, Stavo dicendo sì, che secondo me noi siamo proprio cambiati, ma come impostazione, ma è semplicemente una questione di rompere il ghiaccio. Questa è la prima puntata, saremo molto, secondo me siamo già molto impostati. sì. Sicuramente se andiamo a riguardare il primo pezzo della puntata e guarderemo adesso, ci sarà un cambiamento enorme nel nostro atteggiamento. Ma questo è anche dato da, almeno per me, da quello che vedo alle tue spalle. Ti fa un po' soggezione. Mi fa un po' soggezione vedere tutte queste, il cartello, il braccio, tutte le cioè tutte queste Vabbè, cose abbiamo qua. ricreato un po' una scena del crimine, Sì. perché comunque tutto quello che vedete qua sarà argomento di discussione. Magari potranno essere dei temi, perché come abbiamo detto all'inizio, non parleremo soltanto di O paranormale. magari possono esserci dei messaggi che noi vogliamo farvi avere e che non possiamo dire e che starà a voi decifrarli. Non te l'aspettavi, Rich? No. Magari sì o magari no, chi lo sa. Comunque vedete anche la tabella spiritica, magari faremo una seduta spiritica nel podcast, insomma, c'è tanta roba, ma adesso è arrivato il mio momento preferito Aia. e so che piacerà anche a tantissimi di voi ragazzi, Eh, perché leggeremo appunto le vostre domande, ma diverso dalle altre volte. E ora prepariamo quello che c'è da preparare con uno schiocco di dita, come possiamo fare? Vai. 3, 2, 1. Ok, eccoci qua. La magia è stata fatta. La magia è stata fatta, Esatto. vedete qui una bella ampolla di vetro, È ronco. e dove ci sono tutte le vostre domande, alcune mia. perché non è che potevamo metterle tutte, Sì. e ora le pescheremo. E quindi quando noi vi diciamo, ragazzi, mettiamo il box domande su Instagram, andate a scrivere, perché poi qua dentro, lo faccio vedere qui, lo faccio vedere qui e ve lo faccio vedere anche qui, metteremo tutte le vostre fottutissime domande qui dentro. Sì, e le leggeremo. Peschiamo, andremo molto a sentimento, quindi vediamo con chi ci connetteremo, Sì, vai. con quale nostro follower ci connetteremo. Aspetta che mi metto comodo. Sì, ci dobbiamo mettere comodi qui. Vai. Pesca. Peschiamo? Vai, pesca. Pesco prima io? Sì. Vado io? Prima le donne. Addirittura con gli occhi chiusi, Rich. Sì, mi Ma devo non stai mica facendo il libro rosso. sì, faccio il libro rosso quasi. Voglio concentrarmi e pescare bene. Quella che mi chiama, questa, ok. Presa. Ok. Rich, ti ricordo che la tua domanda che fai la stai facendo direttamente a me. La devo leggere a te. Leggi. Quindi mi rispondi tu. Addirittura? Sì. Schiarisci la voce? Credete che nei boschi italiani si facciano ancora rituali esoterici oggi? Ma raga, ma assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora, vi racconto questo aneddoto. Un'indagine del PDU mi è piaciuta. Abbiamo rinvenuto all'interno di questo bosco dei resti di rituali. Ebbene sì. Quindi non è escluso che comunque qualcuno possa andare, ma sia a fare dei rituali di stregoneria, proprio quelli belli
pesanti, tramandati da generazioni in generazioni, che possano essere sia quelli che si facevano una volta, no? Quindi per il raccolto, Sì. per la prosperità, tutte queste cose qua, sia chi comunque va a fare cose Più complesse, più complesse, discutibili. assolutamente. Quindi Però perché scelgono il bosco? Perché comunque la natura è la esatto. madre di ogni cosa e c'è bisogno, magari lì trovi quasi tutti gli elementi, eh. Allora, magari non tutti gli elementi, però sicuramente il bosco è uno dei posti più spirituali in assoluto. Cioè, ci sei tu, la riconnessione con lo spirito, con la vita, con l'essenza del pianeta, no? Gli alberi, Infatti, la terra, certo, infatti noi comunque, spoiler, andiamo quando abbiamo bisogno di magari caricare bravissimo, determinate cose ma o anche caricarci noi. caricarci noi, fare una determinata pulizia, fare, non dico dei rituali, perché magari uno dice rituali può sembrare qualcosa di strano, però la natura, la terra, lo spirito del bosco è Lo veramente... spirito del Lo bosco. spirito del bosco Qua c'è è... l'arciere, te lo Esatto, ricordo è perché, vero. sai. E quindi sicuramente noi andiamo nei boschi con le nostre... scusa, ma c'è... A parte il mio stomaco, che spero Hai nessuno mangiato l'abbia Rich sentito, stasera? sì, ho mangiato. Tocca fare il rinforzino prima di andare a letto. Mi mangerei probabilmente un palazzo. Un palazzo. No, lo dico per quello che ha detto in live, che sono un po' inchiattata. Ah, voi non sei incinta? No, e mangio. Dell'ermodicipio si incinta la Eh, testa. Ok, allora tocca a me. Va bene, dai, tocca a te, facciamo i seri. Ma concentrati, le devo rispondere io alla L'ho domanda, eh? trovato, l'ho trovato. Eccolo, guarda. Trovato, raga. Questo, secondo me, è un bigliettino bello tosto. Dici? Aspetta che faccio l'SMR. Ok. Secondo voi, chi ha progettato questi luoghi misteriosi? Voleva lasciare un messaggio criptato per il futuro? Ah, domanda molto interessante. Allora, non lo so, sinceramente. Ehm, Potrebbe sicuramente essere anche di sì, però... Bisognerebbe capire se all'interno ci sono tipo dei Esatto, geroglifici, esatto. dei... Ovviamente la pietra ha preso poi, no, tutti gli anni, decenni, millenni della Rich, dobbiamo vita. andare su, dobbiamo andare a Lo so, devo andare a verificare. vedere. Però secondo me no, non credo che abbiano magari fatto per lasciare un messaggio futuro, perché non si tratta di, appunto, magari, che ne so, Quello già strani l'hanno simboli. fatto gli egizi. Appunto, stavo per Quindi dire. sarebbe stato un... Ah, vedi quelli, copioni degli egizi? No, non credo. Secondo me no. No, Secondo me no. ci sta. Tocca a me? Devo pescare? Onesta, vai. Guardate come si concentra, raga, come chiude gli occhi. Ma è per... Ma Guarda, 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 guarda. vai che te la scelgo brutta, se c'è. Più brutta è, meglio è. Ma questo non è SMR. un video domande scomode. Ah, vabbè, uguale. Ma perché a te escono le domande semplici? Semplici, beh. Allora, siete mai entrati in un bosco e sentire di essere osservati? Beh, assolutamente sì. Già l'indagine comunque no, non so. Stava per Fai rientrare canestro, dentro. buttalo dentro. Ma cos'è? Ma è un boomerang che torna sempre indietro. Ma no, raga. Vuol dire che è mia, questa è mia. Basta, adesso me la appendo in camera. Vuol dire che dobbiamo fare un'indagine in un bosco? Allora, abbiamo Presto, fatto magari. un'indagine nel Premonizione. bosco, ormai qualche mese fa, il bosco che c'è proprio qua vicino casa, e già entrando senti proprio la sensazione che ci sia qualcuno che ti sta guardando, che ti sta osservando più che guardando.
sì. Beh, comunque cioè, penso che tutti i boschi che abbiamo visitato di notte ti davano quelle... Vedi, molto spesso, quante volte è capitato alla gente, magari anche da bambino, ti dice, eh sì, perché nel bosco ci sono le fate. Cioè, alle Oh. bambine gli dicono che ci sono le fate, ai maschietti gli dicono che ci sono gli gnomi, barra i troll. Secondo me, a sto punto, crescendo, vai a impersonificare queste creaturine Dici, ti senti osservato. Secondo me belle. però le fate esistono, dai. Anche gli Sì, le gnomi. Winx. Anche gli gnomi. Le impersonificano in queste entità. Poi Mm. dopo crescendo dici, poi dopo noi andiamo a fare un'indagine, troviamo il guardiano, tra Eh, virgolette, del bosco sì. e dicono sempre che le fate, eccetera, eccetera, sono sempre i guardiani del bosco. Allora mi viene da dire, porca miseria, un fondo di verità raccontata con un minimo di neanche folklore, Mm-mm. cioè un minimo di intento fiabesco per farci capire un qualcosa che poi crescendo magari qualcuno può anche comprendere. Ci sta, ci sta. Detto questo, Ce non l'hai fatta. credete agli gnomi. No, Sono delle brutte persone gli gnomi. ma ci hanno fatto trovare il Hai vino. ragione anche tu però. Non dire che sono brutte persone. Azienda vinicola, azienda vinicola dallo gnomo. Dallo gnomo. Dallo gnomo. Dallo gnomo. Va, Tocca a me. pesca. Ne ho pescati due. Questa mi ha dato più vibes. Mm, vai. Questa secondo me posso dire, Sì? aspetta. Ma addirittura. Oh, vai che se no. È molto scomoda. Scomoda? ASMR. Ma io non ho messo un box domande scomode. Nelle vostre ricerche o indagini avete mai avuto a che fare con entità molto antiche? Oh, caspita, sì. Sì, allora, una che mi viene in mente così subito, che mi è rimasta impressa, è stata proprio in Puglia, in un tempio, e lì ci siamo imbattuti in qualcosa di molto antico, mi ricordo, che l'abbiamo anche filmato con la Kinect. Sì? E non si riusciva tanto a capire la quadra, ma avevamo proprio percepito questa energia molto forte e anche lì si parla di tempi molto, Sì. molto, molto antichi, di venerazioni Beh, e anche lì quindi... essendo comunque un tempio, E poi un tempio che ritualistica è e sulla quant'altro. collinetta, Esatto. sulla collina in mezzo al bosco, Ma qua quindi torniamo sempre al principio di prima. Comunque un tempio sta sempre elevato sì, per essere ricercare più una maggior connessione con con lo gli dei. spirito, con gli dei. Poi di altre, sinceramente, detto così, non mi ricordo, anche perché facciamo miliardi, miliardi, miliardi di indagini. È vero. Quindi sicuramente poi magari editando il video, guardandolo, penserò, cavolo, però c'era quella che potevo dire, come ho fatto a dimenticarmi? Eh sì, Però ne facciamo così tante che... hai perso il conto. Forse il conto. Rich, io devo Devo darti... ripescare? No, devo darti una brutta No. notizia. Abbiamo terminato la puntata. Abbiamo già terminato la puntata. È passata un'ora già, Ma se non di più. veramente? Eh sì, Siamo entrati in uno spazio temporale. esatto. Stiamo volteggiando in uno spazio temporale molto E breve. visto che dobbiamo volteggiare nello spazio temporale, io direi di riposare al suo posto le domande. Perché non vorrei mai che per fare i saluti un colpo Esatto. quindi riportiamola a posto. E bene, bene. Siamo giunti al termine di questa incredibile puntata. Ci saranno tantissime altre puntate, vero Rich? Sì, più andremo avanti e più saranno particolari, più saranno intense. Esatto, e poi dipende sempre da voi se ci date modo di capire se apprezzate questo nuovo format, se ci date il vostro supporto iscrivendovi al canale, supportandoci, mettendo like e chi più ne ha più ne metta, noi siamo in grado anche di capire il vostro
livello di gradimento. E non dimenticate che le puntate di appuntamenti di visioni sono il martedì e il venerdì. Esatto. Su tutte le piattaforme udibili, si dice così? Udibili, esatto, sì. Non lo so su quali piattaforme, sono un po' su tutte. Voi cercate visioni, podcast, PDU e vi uscirà tutto. Esatto. Ma su YouTube ogni martedì e venerdì, precisamente, alle ore 18. Quindi noi vi aspettiamo venerdì con una nuovissima, fottutissima puntata. Grazie che è rimasto fino alla fine. E Sicuramente avrà avuto tanta pazienza a sopportarci e boh. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao raga!